Oggi realizziamo insieme una clutch un po' diversa dal solito. Ciao a tutti e bentornati su Kate & Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme un nuovo progetto. Come avrete visto dall'anteprima del video, oggi andiamo a realizzare questa clutch. È un progetto un po' diverso dal solito, sì, la solita clutch ma non uguale a tutte. Ha una costruzione leggermente diversa in quanto andiamo a realizzare un unico pannello e i laterali poi in un secondo momento. Il pannello tra l'altro è lavorato tutto a punto puff e come molti di voi sapranno questo punto mangia molto filo e resta molto pesante, ma non con la fettuccia che ho utilizzato per questo progetto. Infatti ho utilizzato la fettuccia in nylon ultra leggera di Tessile Stock di Sergio Cirillo. Nel box informazioni qui in basso troverete il link alla pagina Facebook insieme ad altri contatti per poter effettuare l'acquisto. Non hanno un sito, ma comunque ci sono altri modi per poter ordinare la fettuccia. È disponibile ovviamente anche in altri colori e posso assicurarvi che nonostante io abbia utilizzato più di 500 grammi per questo progetto, la borsa è veramente super leggera. Tra l'altro è anche molto capiente, sembra piccolina ma posso assicurarvi che è veramente super capiente, c'entra tutto il necessario, si chiude in maniera molto semplice. Non ho applicato la tracolla e non l'ho foderata. La tracolla si può applicare tranquillamente qui sulla parte alta, vi sconsiglio sui laterali, oppure mettere degli anellini all'interno e farla un po' a scomparsa. Per quanto riguarda la fodera, potete foderare il vostro progetto prima di andare a cucire tutta la molla. Ho lasciato, come potete vedere, lo spazio per poterla indossare a mano. Ovviamente questo è soggettivo, quindi se realizzate un pannello più largo potete lasciare anche più spazio. Poi comunque durante il tutorial vi ho spiegato come andare a montare tutto il progetto, quindi tranquille. In ogni caso, se avete qualche domanda, qualche dubbio, lasciate un commento qui basso. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate di questo progetto. Se lo realizzerete, mi raccomando, taggatevi nei vostri post così potrò ricondividerli sulle mie storie Instagram. Continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo e continuare a supportarmi in maniera super gratuita. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo della fettuccia ultra leggera in nylon, il quantitativo lo trovate indicato qui sullo schermo, una chiusura a molla da 20 cm, uncinetto numero 8 e l'uncinetto numero 7, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Bene, inizieremo il lavoro partendo dal pannello centrale a punto puff, quindi ci prendiamo la fettuccia, l'uncinetto. Per la lavorazione del pannello dovremo andare a realizzare un pannello che sia della stessa larghezza della nostra chiusura. Faccio il cappio iniziale ed avvio 30 catenelle. Le catenelle dovranno essere multiplo di 3 più 2, a cui poi sarà aggiunta la catenella per girare il lavoro. Queste 30 catenelle mi corrispondono esattamente a 25 cm. Come potete vedere la catenella è leggermente più larga, ma sappiate che poi il lavoro si va a restringere, quindi tranquille. Partiremo ovviamente dalla seconda catenella dall'uncinetto, quindi esattamente da questa andiamo a lavorare una maglia bassa. E lavoriamo una maglia bassa anche nella catenella successiva. A questo punto facciamo una catenella, saltiamo il punto successivo, andiamo nel prossimo
e lavoriamo una maglia bassa in questo punto ed una maglia bassa nella maglia successiva. Di nuovo catenella, saltiamo un punto, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia bassa in questo punto ed una maglia bassa nel punto successivo. Andremo a ripetere questo procedimento fino al termine delle catenelle. Termineremo la riga lavorando una maglia bassa negli ultimi due punti, 1 e 2. Questo sarà il risultato della prima riga. A questo punto si volta il lavoro e si inizia a lavorare a punto puff. Iniziamo facendo 2 catenelle, 1 e 2, e andiamo a lavorare una maglia bassa esattamente nello spazio formato dalla catenella. Quindi se noi giriamo il lavoro lo vediamo, queste sono le 2 maglie basse e qui c'è lo spazio formato dalla catenella. Noi ci inseriamo e lavoriamo una maglia bassa. A questo punto dovremo andare a lavorare il punto puff esattamente alla base della prima maglia bassa che abbiamo lavorato nella riga precedente, quindi esattamente in questo punto. Noi ci inseriamo in questo modo, prendiamo il filo, lo portiamo all'altezza della maglia che abbiamo, carichiamo, reinseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo e lo portiamo su, carichiamo, reinseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo e lo portiamo su. Quindi lo faremo per 3 volte. Avremo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 asole sull'uncinetto. Noi andiamo a chiudere solo le prime 5 in questo modo e poi chiudiamo le ultime 2 e questo sarà il risultato. Ora cosa facciamo? Ci spostiamo nello spazio di una catenella successivo, giriamo il lavoro, lo vediamo qui, ci inseriamo e lavoriamo una maglia bassa ed ora dobbiamo ripetere lo stesso procedimento, quindi questo qui esattamente nello spazio formato dalla catenella precedente, quindi dove abbiamo fatto la maglia bassa prima. Sarà un po' nascosto, però è esattamente in questo punto qui. Noi andiamo a ripetere lo stesso procedimento, quindi ci inseriamo e facciamo lo stesso procedimento, quindi carichiamo il filo, e facciamo lo stesso procedimento, quindi prendiamo il filo, lo portiamo su, carichiamo, reinseriamo l'uncinetto nello stesso spazio, prendiamo il filo e tiriamo su, carichiamo il filo, reinseriamo l'uncinetto nello stesso spazio e tiriamo il filo fuori. Avremo sempre le 6 asole, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Noi chiudiamo sempre le prime 5 e poi le altre 2 in questo modo. Ripetiamo di nuovo, ci andiamo ad inserire nello spazio successivo e facciamo una maglia bassa e poi andiamo a lavorare il punto puff nello spazio precedente, quindi dove abbiamo fatto la maglia bassa prima, e ripetiamo sempre lo stesso procedimento, quindi un punto puff di 3 gettate, poi chiudiamo le prime 5 asole, restiamo sempre con 2 e le chiudiamo insieme in questo modo. Andremo ad ultimare la nostra riga in questo modo e ci rivedremo al termine. Dobbiamo lavorare l'ultimo punto, quindi l'ultima maglia bassa la andiamo a fare sull'ultima maglia disponibile. Ci inseriamo e lavoriamo una maglia bassa
e poi andiamo a lavorare l'ultimo punto puff esattamente nell'ultimo spazio, quindi qui. In questo modo non preoccupatevi se il lavoro sembrerà storto, poi alla fine del lavoro andremo a sistemare il tutto. Quindi ora voltiamo il lavoro e il procedimento che faremo ora andrà ripetuto poi per tutto il pannello, quindi 2 catenelle iniziali e andiamo a lavorare la prima maglia bassa esattamente tra un punto puff e l'altro e lo andiamo a fare esattamente qui dove c'è il punto di chiusura del secondo punto puff. Ci inseriamo e lavoriamo una maglia bassa. Ora il primo punto puff del giro andrà lavorato esattamente dove c'è la chiusura del punto puff sottostante, quindi ci inseriamo all'interno di questa asolina e andiamo a lavorare il nostro punto puff sempre da 3 gettate, sempre stesso procedimento. Quindi andremo a chiudere le prime 5 asole e le ultime 2 le chiudiamo insieme in questo modo. Ora ci spostiamo nel punto di chiusura del punto puff successivo in questo modo e lavoriamo una maglia bassa e andremo a lavorare il secondo punto puff esattamente dove abbiamo lavorato la prima maglia bassa, quindi qui. Ci inseriamo e lavoriamo il punto puff. Ovviamente verrà tutto in automatico perché i punti puff dovranno essere a zig zag, quindi capirete tranquillamente dove andare a posizionare i punti. Ora andiamo a lavorare la maglia bassa alla base della chiusura del punto puff successivo e lavoreremo il punto puff alla base del punto puff precedente, quindi esattamente qui dove abbiamo fatto la maglia bassa prima. Questo è il risultato, continuiamo in questo modo per tutta la riga, ci rivediamo al termine. Per chiudere la riga dobbiamo andare a lavorare la maglia bassa esattamente nella prima catenella che abbiamo lavorato, quindi ci inseriamo e lavoriamo una maglia bassa e poi lavoriamo l'ultimo punto puff esattamente alla base di chiusura dell'ultimo punto puff, quindi qui. Ci inseriamo e lavoriamo il punto puff. Questo è il procedimento di chiusura che poi ripeteremo ad ogni riga. In questo modo. Questo è il risultato. Ora cosa si fa? Si gira il lavoro e si ripete lo stesso identico procedimento, quindi 2 catenelle, 1 e 2, maglia bassa nel punto di chiusura del punto puff successivo, quindi esattamente qui, e poi il punto puff nella chiusura del punto puff sottostante, quindi ci inseriamo dentro questa asola e lavoriamo un punto puff. In questo modo poi ripetiamo lo stesso procedimento, andiamo nello spazio successivo perché alla fine si crea uno spazio qui, lavoriamo una maglia bassa e poi andiamo ad inserirci nello spazio precedente e lavoriamo un punto puff. Questo procedimento lo andremo a ripetere ovviamente per tutta la riga ma anche per tutte le righe successive, quindi qui troverete il totale di righe che lavorerò io insieme alla misura in centimetri. Potete ovviamente modificare queste misure in base anche all'altezza della borsa che volete ottenere. Voi comunque avrete visto l'anteprima all'inizio, quindi potrete regolarvi. E questo è il passaggio semplicissimo perché alla fine poi viene in automatico che dovremo ripetere per tutto il pannello.
Sembra un punto molto difficoltoso, ma in realtà poi quando ci si prende la mano diventa veramente molto semplice. Poi con questa fettuccia il lavoro è veramente scorrevole, quindi vi consiglio di provarla. Continuo in questo modo fino a raggiungere le misure che vi lascio indicate qui in alto e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta che avremo lavorato il pannello, io ho lavorato in totale 20 righe a punto puff. Se aggiungiamo anche la prima riga di maglia bassa saranno 21 ed ho raggiunto una lunghezza di circa 37 cm per 22 di larghezza. A questo punto dovremo andare a fare il giro di rifinitura. Io mi fermo qui, volendo potete fare anche il pannello più lungo e quindi ottenere poi un'altezza maggiore. Quindi ora tocca fare il giro di rifinitura, che è tra l'altro anche il passaggio più noioso, ma ci tocca. Abbiamo terminato l'ultimo punto puff, abbiamo fatto la catenella, ne facciamo un'altra che ci occorrerà per girare e andiamo a lavorare una maglia bassa esattamente nell'asolina che incontriamo. Noi andiamo a pescare proprio le asoline in questo modo e lavoriamo una maglia bassa. Lavoriamo 2 maglie basse nell'asolina che congiunge i 2 punti puff, quindi esattamente qui noi andiamo a lavorare 2 maglie basse, 1 e 2, poi andiamo in questo punto che rientra dentro, andiamo a pescare una solina, è indifferente quale, l'importante è agganciarci, vi voglio proprio semplificare il lavoro. Ci agganciamo e lavoriamo una maglia bassa. Noi dobbiamo semplicemente andarci a creare delle maglie di base per poi andare a creare i laterali. Ora ci spostiamo in questo punto qui, quindi nell'asola che congiunge i 2 punti puff, e all'interno lavoriamo sempre 2 maglie basse. Quindi in ogni punto come questo, quindi dove ci sono i 2 punti puff, andiamo a lavorare 2 maglie basse, mentre nel punto che andiamo a pescare qui, dove si forma la V, ne lavoriamo solo una, quindi peschiamo una solina e ci lavoriamo una maglia bassa. Punto successivo, 2 maglie basse, e andremo a fare questo procedimento per tutto il pannello. Ovviamente poi ci rincontreremo nell'angolo, così vi mostro anche l'aumento da fare e comunque vi tengo compagnia lungo tutto il pannello. Quindi ci rivediamo nell'angolo. Se fate fatica a pescare la solina, prendete un uncinetto un po' più piccolo, così è più semplice. Bene, arrivati in questo punto, qui abbiamo la catenella d'angolo. Ho lavorato le 2 maglie basse in corrispondenza dei 2 punti puff, la maglia bassa nel punto successivo. Ora mi vado ad inserire direttamente nel punto d'angolo e all'interno vado a lavorare 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3. In questo modo, questo procedimento lo ripeterò in ogni angolo. Ora continuo semplicemente lavorando una maglia bassa per ogni punto che ho sottostante. Qui ho le catenelle di base, quindi vado a lavorare una maglia bassa in ogni catenella. Qui ho l'altro angolo, all'interno ovviamente lavoro 3 maglie basse, 1, 2 e 3, e poi proseguo sull'altro lato come ho fatto anche su questo. Quindi vado a pescare una solina qui e faccio una maglia bassa, poi mi trovo nel punto di congiunzione dei 2 punti puff e qui lavoro 2 maglie basse, 1 e 2, poi vado a pescare una solina qui e insomma andiamo a lavorare nello stesso modo
dell'altro lato. In quest'ultimo angolo dobbiamo andare a pescare esattamente quelle che sono le 2 catenelle che facciamo prima di lavorare il punto puff, quindi noi andiamo a pescare le catenelle che si trovano un po' nascoste dal primo punto puff, ci inseriamo e andiamo a lavorare comunque l'aumento che abbiamo fatto finora, quindi lavoro la prima maglia bassa, una, la seconda e la terza. In questo modo ora procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto che ho sottostante e concludo lavorando 2 maglie basse esattamente nell'ultimo punto. Non ne faccio 3 perché la terza sarà sostituita dall'asola di chiusura che faremo. Quindi a questo punto, una volta rifinito tutto il pannello, andiamo a tagliare il filo e chiudiamo appunto con asola di chiusura. Bene, a questo punto per capire dove andare a lavorare i nostri laterali dovremo posizionare la nostra chiusura al centro del pannello e dobbiamo andare a prendere delle misure. Ci occorreranno anche dei marcapunti, quindi teneteli vicini. Posizioniamo la nostra chiusura più o meno al centro e andiamo a stabilire proprio il centro prendendo delle misure. Quindi ho su questo lato 11 cm, devo fare in modo di avere 11 cm anche sull'altro lato e ce li ho anche su questo lato qui, quindi mi porto la chiusura vicino al bordo e vado a mettere dei marcapunti esattamente dove devo andare a lavorare i miei laterali, quindi mi fisso più o meno 11 cm e mezzo perché qui c'è la parte stondata. Come potete vedere vado a posizionare il marcapunti esattamente nel punto che corrisponde a 11 cm e mezzo, non vado a contare i punti, faccio lo stesso ovviamente anche sull'altro lato. Quindi questa è la zona esattamente dove andrò a lavorare il mio laterale, sarà bello ampio. Vi dico anche la misura così potete regolarvi ed ho 13 cm e mezzo circa, facciamo 13 di larghezza. Quindi se volete regolarvi con questa misura potete farlo, se avete seguito comunque il tutorial passo passo e non avete cambiato le misure. Riporto le stesse misure anche su questo lato. Bene, ho 13 cm sia sul lato che sull'altro, adesso posso procedere alla creazione del mio laterale. Bene, ho già creato un laterale, l'altro ovviamente lo creeremo insieme. Tra l'altro è un laterale molto semplice perché nello stesso momento in cui stavo lavorando le righe l'ho anche cucito al pannello. Mi posiziono sul lato, qui ho i 2 marcapunti, vado a prendere la fettuccia e cambio uncinetto, passo all'uncinetto numero 7, faccio un cappio, mi inserisco con l'uncinetto non nel punto marcato ma nel punto prima, quindi esattamente qui, vado a prendere il filo, me lo porto all'esterno e poi vado a lavorare una maglia bassa esattamente nel punto marcato, quindi tolgo il marcapunti, mi inserisco prendendo solo la metà catenella esterna, mi nascondo anche il filo e lavoro una maglia bassa. Lavorerò una maglia bassa in costa retro in ogni punto fino al marcapunti.
qui ho il marcapunti, lo tolgo, lavoro ovviamente anche questo punto in costa retro e poi vado a fare una maglia bassissima nel punto successivo, quindi esattamente qui faccio una catenella e giro il lavoro. Continuo lavorando in righe di andata e ritorno, quindi ora vado a lavorare una maglia bassa dal punto successivo, che è esattamente questo qui. Non devo contare la maglia bassissima, ma devo contare dal primo punto basso. Lavoro una maglia bassa in ogni punto, ci assicuriamo ovviamente ad ogni riga di lavorare sempre lo stesso numero di punti. Io ne ho 12. Ok, questo punto qui non lo devo calcolare perché è la maglia bassissima, quindi ora cosa facciamo? Dobbiamo agganciarci nel punto successivo, quindi questo lo abbiamo lavorato, lo agganciamo qui dall'esterno verso l'interno in questo modo, peschiamo il filo e chiudiamo con una maglia bassissima in questo modo. Procediamo ora lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, ci assicuriamo sempre di avere lo stesso numero di punti. Terminata anche questa riga andiamo a cucirla diciamo al pannello, quindi ci spostiamo nel punto successivo, ci inseriamo in questo modo, quindi sul dritto del lavoro, quindi sull'esterno andiamo a chiudere normalmente puntando l'uncinetto in modo normale e facendo una maglia bassissima, poi facciamo una catenella e giriamo il lavoro. E quando abbiamo terminato questa riga, quindi sul rovescio del lavoro, dobbiamo inserirci in questo modo dall'esterno verso l'interno, ci inseriamo in questo modo con l'uncinetto, andiamo a prendere il filo e chiudiamo a maglia bassissima. Continueremo in questo modo fino a che non avremo lavorato tutti i punti che abbiamo qui sui laterali, li dovremo lavorare tutti. Io qui in alto vi lascerò il numero totale di righe che lavorerò io insieme alla misura in centimetri, così se non vi trovate con il numero di righe potete seguire una misura in centimetri, ma comunque il laterale in realtà è in base al lavoro che avete davanti, perché se avete lavorato un pannello più grande è probabile che abbiate più punti, quindi comunque dobbiamo andare a ricoprire tutti i punti che abbiamo qui sul laterale e una volta fatto questo ci rivediamo per vedere come procedere. Ovviamente dovremo ripetere lo stesso procedimento su entrambi i lati. Bene, una volta che avremo lavorato entrambi i laterali, a questo punto sul primo lato che lavoreremo andremo a nascondere e bloccare il filo, sul secondo che abbiamo lavorato non andiamo a tagliare il filo ma proseguiremo direttamente con l'applicazione della chiusura. Quindi come potete vedere la mia borsa ha le stesse dimensioni che combaciano con la chiusura, proprio perché abbiamo lavorato comunque un pannello della stessa larghezza della nostra chiusura e i laterali ovviamente vanno a ricoprire la profondità, quindi a questo punto ce la fissiamo comunque sempre centrandola, quindi utilizzando dei nastrini ce la andiamo a fissare. In questo caso lascerò anche lo spazio per la mano, quindi cosa faccio? Inizio facendo una catenella, prendendo anche ovviamente la chiusura e vado a fare una maglia bassa nello stesso punto, quindi rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa, punto successivo maglia bassa, punto successivo maglia bassa,
punto successivo maglia bassa, punto successivo maglia bassa, ed ora inizio a lavorare solo intorno al manico, quindi ho lavorato le prime 5 maglie basse. Ora vado a lavorare intorno al manico le mie maglie basse, quindi per lasciare lo spazio del manico, e vado a posizionare il marcapunti nella quinta maglia bassa, quindi dove devo iniziare poi a riprendere il lavoro prendendo anche le maglie sul pannello. Conto 1 2 3 4 5, metto il marcapunti perché da qui devo ricominciare. Procedo lavorando delle maglie basse intorno al manico fino ad arrivare più o meno al marcapunti. In questo modo ora tolgo il marcapunti. Ho lavorato qui solo sul manico 11 punti, ora riprendo a lavorare sul corpo borsa. Questo lo mandiamo verso l'interno. Andiamo a lavorare comunque punto per punto. Quando arriviamo in questo punto facciamo semplicemente una catenella, saltiamo il punto che si trova al di sotto e andiamo nel successivo riprendendo la lavorazione. Anche su questo lato andremo a lavorare prima 5 maglie basse intorno al manico e sul pannello, poi andiamo a lavorare 11 maglie basse solo intorno al manico e poi, dopo aver lavorato questo, andiamo a riprendere gli ultimi 5 punti del pannello. Bene, una volta che avremo terminato tutta l'applicazione della chiusura, questo sarà il risultato, quindi possiamo tagliare il filo e andarlo a bloccare attraverso le maglie. Ed eccola qui, questo sarà il risultato finale una volta cucita la nostra chiusura. Si apre e si chiude in modo veramente molto facile. Questo è il risultato dei laterali. È una clutch molto particolare e diversa dal solito, realizzata con un unico pannello e poi laterali cuciti. Spero che questo progetto vi piaccia, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se la realizzerete, mi raccomando, taggatemi nei vostri post. Ovviamente la borsa può essere tranquillamente foderata, vi consiglio di farlo prima di cucire la chiusura. Potete anche applicare una tracollina, meglio se applicata sul bordo oppure mettendo un anellino all'interno. Questa fettuccia super leggera la trovate da Textile Stock di Sergio Cirillo, vi lascio i contatti nel box informazioni qui in basso. Vi consiglio di provarla perché è veramente leggerissima, calcolate che comunque questo punto prende veramente tanto filo e nonostante io abbia utilizzato un bel po' di fettuccia è straleggera, veramente una piuma. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo tutorial. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao!